Mi chiedi consigli, fai un po' quello che vuoi, ma non ti puoi comprare il mio corso sulla loop station come hanno fatto tutti. No, 3 ore a farmi buttare via la giornata, farmi 2 balle così, io ti taglio le corde delle spore se ti vedo in giro, hai capito? Basta! Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi ho decisamente bisogno di aiuto. Ma facciamo un passo indietro. Ieri mi è arrivato un bel pacco dagli amici di Roland e Musical Store 2005. Prima vi faccio vedere cosa c'era dentro e poi vi faccio capire il mio disagio, perché raga, tempismo perfetto. E niente raga, cioè tempismo perfetto perché mi si è anche appena bruciata la lampadina, va bene, e non posso andare a comprarne una nuova adesso. Quindi per questo video niente luce arancione bellissima lì sotto la scrivania. Però facciamo così, un like per ogni LED distrutto che c'è qui dentro e secondo me sono tipo 6.000. E basta. Ora, seriamente, perché tempismo? Intanto perché finalmente si ricomincia a suonare, sia in qualche locale ma anche per strada. Infatti avevo proprio una bella data programmata in acustico, ma all'ultimo tutti hanno dato buca. Contemporaneamente mi arriva un pacco con 2 loop station. Ragazzi di Roland, ditelo che avete pagato i miei colleghi per paccarmi. Non mi offendo, forse. Comunque, il mio disagio arriva dal fatto che è la prima volta che mi trovo a gestire una cosa così da solo e lo confesso qui, non ho mai usato seriamente una loop station. Domani devo suonare e non riesco a mettere in fila 2 loop come si deve. Raga, sono disperato, sono veramente disperato a un piano. Conosco una persona che potrebbe aiutarmi. Faccio una telefonata e torno subito. Ok, non risponde, riprovo tra poco. Intanto, già che ci siamo, vi faccio vedere un attimo come sono fatte queste 2 loop station. Innanzitutto, che cos'è una loop station? Avete presente quei pedali che registrano quello che suoni e poi lo mettono in play così tu puoi suonarci sopra, improvvisare, studiare e cose del genere? Di sicuro li avrete visti usati da qualche artista di strada. In quel campo vanno fortissimo e si fanno un sacco di cose interessanti. Tra l'altro, di tutte queste cose interessanti ho fatto una bella raccolta a fine video. Arrivaci sono tutte tue le cose, non le loop station. Per quelle il link è in descrizione. Comunque, partiamo dalla RC5. Sicuramente la prima cosa che notiamo è che è identica ad un qualsiasi pedalino Boss. Non serve neanche che prenda gli altri per farvi vedere perché parla da sola. La cosa che cambia è tutta l'interfaccia. Non abbiamo i classici potenziometri nella parte superiore, ma invece troviamo un pot per navigare nei menu e dei tastini per regolare il tempo, l'on-off dei loop di batteria ed entrare nei vari menu. Sui lati abbiamo sulla sinistra le 2 uscite e sulla destra invece troviamo 2 input che aprono a tantissimi usi interessanti e un jack per aggiungere un pedale per controllare ancora meglio la RC5. Sul retro poi ci sono anche 2 MIDI in e out e la porta dell'alimentazione. La RC500 invece già a colpo d'occhio si capisce essere più complessa ma anche più completa. Il layout è quello della serie 500 di Boss. Con questo formato troviamo tantissimi tipi di effetti, i delay, distorsori, modulazioni e praticamente ogni cosa prodotta da Boss. Sul retro ci sono tutte le connessioni e il discorso è lo stesso della RC5, ma in più abbiamo un ingresso mic che apre ad ulteriori utilizzi interessanti. Sul pannello frontale troviamo invece tutti i bottoni che ci servono per navigare tra i menu e i 2 slider dei volumi delle 2 tracce separate della loop station. Oh raga, un secondo, mi sta richiamando. Ciao Ale, ho visto come avevi chiamato, hai bisogno? Ciao Ale, sì guarda, praticamente la band acustica mi ha paccato fortissimo e quelli di Roland mi hanno prestato 2 loop station per ovviare, però non so da che parte iniziare. Allora, quali hai? Allora, mi hanno mandato un RC5 e un RC500. Facciamo così, comincia con l'RC5 che è un po' più semplice. Prendi un brano semplice tipo Bittersweet Symphony, sono 3 accordi, Mi maggiore, Si minore, La maggiore, premi, comincia a registrare gli accordi, premi ancora, andranno a loop e ci puoi suonare sopra. Ah, ok. Farò un casino, ma va bene. Ci provo e ti aggiorno subito. Dai, fammi sapere. Ciao, ciao, ciao. Ok raga, sembra semplice. Prendo la mia chitarra acustica da battaglia e vediamo cosa riesco a fare. Se ho capito bene, faccio il giro di accordi, premo, lui parte e poi ci posso suonare sopra il tema. Metto la loop station in pedaliera e ci provo.
Ok, bellissimo, ho capito come funziona e devo dire che dopo un po' di casini iniziali come cosa dà dipendenza. Quindi ne voglio di più, lo dico ad Ale e vediamo se può darmi qualche altro spunto. Rieccolo! Oh Ale, sono riuscito a fare un loop con un senso ma dopo un sacco di tentativi e tanta roba. È stradivertente, però mi sembra un po' povera come esecuzione. Ci posso aggiungere qualcosa? Te l'avevo detto che era una figata, è semplice, dai. Adesso potresti aggiungere le percussioni. Se tu picchi sulla chitarra acustica puoi loopare tutti quei suoni. Ok, sicuramente è strainteressante, però non è che poi le cose cominciano a confondersi se continuo a sovrapporle? Ma va, ma non esistono più le loop station di una volta. Scherzi a parte, questo è un processore a 32 bit. Significa che puoi aggiungere molti più strati senza che l'audio si deteriori mai. Ok, così è davvero interessante. Senti Ale, fai una roba, se hai la scaletta da studiare, vai a studiare e non mi stressare l'anima per piacere. Tanto hai capito come funziona, ne sai fare uno, ne fai mille, puoi loopare le percussioni, il tema, l'ottava alta del tema, vai, studia e fai quel che devi fare. Io tra l'altro devo scappare perché mi stanno chiamando, una chiamata sotto. Vado, Sì. ciao ciao! Vai. Ok, quindi vediamo di mettere in fila sti loop. Comincio dalle percussioni, poi aggiungo il tema che ho suonato prima, ci aggiungo l'ottava sopra e io live suono gli accordi. Iniziamo con i tentativi perché qua ci vuole una settimana. Ok, anche questa l'abbiamo portata a casa, però ho usato solo la RC5, ma il brano, sembra piatto e io a uno che suona ste cose dal vivo così senza dinamica gli lancerei l'estrato. Lo richiamo e spero non si incavoli troppo. Ale, sono ancora io. Ascolta, io i loop li faccio anche giusti, ma la canzone viene fuori piatta, zero dinamica, non posso fare niente per sistemare. Certo che puoi, possiamo dividere il cachet, vengo a suonare anch'io e così c'è un sacco di dinamica. Dai, ascolta, prendi l'RC500 e ci sono un paio di figate in più. Comincio a loopare il pattern di batteria, anche solo un giro. Come solo un giro, cioè la canzone è loop che sono il doppio. Sì, ho capito, ma sta buono lì. Una volta che hai loopato il pattern di batteria, premi il tasto destro della loop station e cambia tracce. Lì ci puoi registrare sopra il tema, anche l'ottava sopra. Sì, ma aspetta, non ho capito sta cosa, che la batteria ha il loop più corto, cioè non posso mica lasciare mezzo loop vuoto. No, puoi, e questa è la figata. Perché qua le tracce hanno lunghezza indipendente, quindi tu puoi registrare solo un giro di batteria e nell'altra traccia 2 giri di tema e a quel punto, una volta loopati, andranno a sincrono automaticamente. Ale, cioè, mi stai aprendo un mondo e ok, però cosa c'entra sta cosa con le dinamiche che ti ho chiesto? C'entra e come, perché così avresti una traccia con il loop di batteria e l'altra traccia con il tema. E tu potresti inserire, togliere o il loop di batteria o il tema a tuo piacimento per fare, che ne so, la strofa soltanto con la batteria, il ritornello aggiungendo il tema, così creeresti dinamica, insomma avresti una performance meno statica. Ale, mi hai salvato la serata. Domani dal palco invece di ringraziare chi ha organizzato, ringrazio te. Sì, vabbè dai, vai e non mi chiamare più oggi, se no ti blocco, ciao. Ok, ora devo passare dalla teoria alla pratica. Vediamo se ce la faccio entro il 2028.
Ma che cosa vuoi ancora, Ale? Basta! Oh Ale, io sono riuscito a fare tutto, però a fine serata voglio fare il tamarro. Ti prendi l'RC500 all'ingresso microfonico, ci entri con un modeler, la chitarra elettrica e fai il tamarro quanto vuoi, va bene? Ah, perfetto, cioè quindi lo faccio subito con la GT1000 Core, così ho due robe minuscole e poi nel caso se voglio qualche altro effetto anche per l'acustica la posso usare. Sì, usi l'acustica, l'elettrica, gli effetti, mi chiedi consigli, fai un po' quello che vuoi, ma non ti puoi comprare il mio corso sulla Loop Station come hanno fatto tutti. No, 3 ore a farmi buttare via la giornata, farmi 2 balle così, io ti taglio le corde delle sport se ti vedo in giro, hai capito? Basta! Ok, è il momento di esagerare. Attacco la GT1000 Core all'altro ingresso e tra l'altro la trovi nel video dettagliato qui. Prendo la PRS che ormai conoscete tutti e se non la conoscete male, trovi il video qui. E niente, per la demo trovi il video qui. Ora, visto che siete arrivati fino a questo punto del video e mi avete sopportato insieme all'altro Ale, tutti i chitarristi del mondo si chiamano Alessandro, ciao Barbetti, mi sembra giusto darvi 3 bonus, quelli che vi avevo promesso all'inizio del video. Numero 1. Se non hai voglia di registrare le percussioni sulla chitarra acustica, ci sono dei loop di batteria e cajon inclusi, che di sicuro se non sei un batterista provetto ti aiutano. Ti faccio sentire giusto un paio di cose. Numero 2, parliamo un attimo del posizionamento in catena della Loop Station. Ci sono 2 modi di usarla. Uno è nel loop effetti dell'ampli, così registrate e poi potete anche cambiare i suoni. Questa è la soluzione alla domanda: ma io registro, poi cambio il canale dell'ampli e cambia anche il suono del loop. Ecco, in questo modo risolvete. Se usate i pedalini e la Loop Station la mettete alla fine della pedaliera, invece non c'è nessun problema. Ma comunque, anche usata così, cioè in front dell'amplificatore o di un modeler, che tante volte ce l'hanno anche inclusa, potrebbe tornarvi strautile. Con la Loop Station a inizio catena, che sia fisica oppure simulata, potete registrare un loop e poi lasciare a lei il compito di suonare per tutto il tempo, nello stesso modo, un riff o qualsiasi altra cosa, e voi potete dedicarvi a modificare il suono in ogni sua parte senza continuare a suonare. Sta roba è stupenda. Numero 3, la Loop Station non è solo per chitarristi, o comunque se uno è chitarrista ma è anche cantante, ad esempio, può fare loop anche con la voce. Io ora non ci provo neanche a farli perché vi risparmio la sofferenza. È davvero flessibile perché basta attaccare il microfono all'ingresso mic in, che è quello in cui io sono entrato prima con la chitarra elettrica, e fine. Sulla Loop Station poi avrai il suo volume dedicato. Poi è anche flessibile nelle uscite. Ad esempio, potete assegnare la traccia 1 all'uscita R, ovvero quella a destra, e la traccia 2 con altri loop all'uscita L, quindi quella a sinistra. Capite bene che così con la RC500 si ha una flessibilità folle. Tanta roba. Raga, se volete altre collaborazioni del genere, iscrivetevi al canale e poi ditemelo qui sotto nei commenti, così vediamo di organizzarle. Un super grazie va a Musical Store 2005 e Roland, che hanno messo a disposizione questi 2 pedali super, e soprattutto ad Ale Tuvo, che io lo so che dopo oggi mi odi fortissimo, però voglio farmi perdonare. In descrizione lascio il link al suo videocorso sulla Loop Station e intanto vado anche ad offrirgli da bere, così magari me lo regala.